Benvenuti a Passa gli esami. In questo video, l'età repubblicana. Pronti? Iniziamo! L'età repubblicana è quel periodo che inizia nel 509 a.C., ovvero quando viene deposto l'ultimo monarca etrusco. Si trattava di Tarquinio il Superbo. L'età repubblicana sarà lo scenario delle guerre civili. Conflitti armati che nascono all'interno dell'urbe. Molto probabilmente le guerre civili sono una conseguenza del mutamento del sistema politico. Il sintagma guerra civile viene utilizzato per iscritto per la prima volta nella Prolegge Manilia di Cicerone. Un momento importante dell'età repubblicana sarà l'età dei Gracchi, momento in cui avranno inizio le guerre civili, perché dal 133 a.C. al 121 a.C., il periodo dell'età graccana, vedremo prima Tiberio Gracco, poi Gaio Gracco, mutare la prassi politica e dare origine a quella che sarà un'emancipazione della figura del tribuno della plebe. Di fatto le guerre civili andranno a sovvertire gli equilibri e a mutare le procedure. Non dimenticare di iscriverti al canale e attivare la campanella, tanto non costa nulla. Proseguiamo! L'età repubblicana è quella che vede Roma espandersi e quindi la città-stato diventerà un impero. Questo grazie all'espansione, prima a livello regionale nel Lazio, grazie alla conquista di Ostia, un porto alla foce del Tevere che le permetterà dei sviluppi dei traffici commerciali, e poi a livello del Mediterraneo, dovendosi poi scontrare con Cartagine. Di fatto, l'età repubblicana è il momento dell'espansione che condurrà alla nascita dell'imperialismo romano. In età repubblicana, l'espansione del territorio fa nascere l'esigenza di nuove strutture di organizzazione del territorio stesso. Nascono così le province. Quest'ultime erano assegnate dal Senato e attribuite per sorteggio. Ma chi vi era a capo? In un primo momento i pretori, poi divennero capi delle province, ex magistrati con imperium prorogato. Il governatore provinciale aveva una triplice competenza: politico-militare, giudiziaria e fiscale. Quest'ultimo era sottratto ad ogni controllo e, molto spesso, era anche fautore di diverse ingiustizie. Egli aveva l'obbligo di informare il Senato delle sue attività, ma la lontananza da Roma permetteva al governatore provinciale di non rispettare tutti gli obblighi a cui era sottoposto. Questa è la ragione per la quale tra il 101 e il 100 a.C. nasce una limitazione alla sua figura, ovvero la legge Porcia, la quale impone il divieto di lasciare senza autorizzazione la provincia. Alla prossima!